Amiche ed amici, ben ritrovati in un nuovissimo appuntamento settimanale. Quest'oggi, come avete visto in anteprima, realizzeremo un progetto molto in voga in questo periodo. Ma perché? Per due motivi. Intanto perché realizzeremo il modello Masa. In secondo luogo perché lo realizzeremo in versione Granny. Allora, questo progetto è di una semplicità, facilità davvero unica, quindi non avete nessun motivo per tirarvi indietro. Poi tutto quello che ci occorre è davvero pochissimo. In questo caso ho utilizzato il cotone fiocco sfumato, che io adoro tantissimo. Se non l'avete provato vi consiglio di provarlo, in 4 varianti di colore diverso. Infatti ho giocato anche con i colori. Ho utilizzato la variante blu, lilla, arancione e gialla. Poi ho utilizzato una chiusura a calamita magnetica che presenta i 4 fori, quindi andremo a cucire direttamente la chiusura sul corpo della borsa. E poi ho utilizzato anche degli scampoli per foderare il progetto, quindi il progetto è proprio tutto completo. Nel caso non vogliate foderare il progetto potete saltare anche questo passaggio. In ogni caso trovate tutti gli step fondamentali durante il tutorial. E ho lavorato il fiocco sfumato con l'uncinetto numero 3. Io spero che questo progetto vi piaccia, anche se qui sul canale già trovate il modello Masa, ma realizzato in un altro modo. Avevo realizzato varie mattonelle che poi ho cucito formando 3 pannelli delle stesse dimensioni di quelli che ho realizzato durante questo tutorial. Comunque ve lo lascio consigliato nella i qui in alto. In questo modo troverete con facilità il video di cui vi sto parlando. Comunque questo era tutto. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto per non perdervi le prossime novità e di attivare la campanellina. In questo modo sarete avvisate ogni qualvolta un nuovo contenuto è online qui sul canale. Seguitemi anche su Facebook e su Instagram per non perdervi i vari retroscena. Vi ricordo che tutti i materiali utilizzati li trovate sullo shop online di Filati Tre Sfere. Tutti gli indirizzi utili li trovate come sempre sotto al video in descrizione. A questo punto sigla! Iniziamo subito realizzando un anello magico, quindi avvolgo in questo modo, incrocio il filo in questo modo, entro e blocco con una catenella. Fatto questo vado a sostituire subito il primo punto alto con le 2 maglie basse. Se preferite fate anche 3 catenelle, subito dopo aggiungiamo altri 3 punti alti per un totale di 4. Aggiungiamo poi 3 catenelle di separazione e ripetiamo per altre 3 volte 4 punti alti e 3 catenelle. Terminato il giro andiamo a chiudere l'anello magico tirando la coda dietro, terminiamo con le ultime 3 catenelle e andiamo a chiudere nel primo punto alto o nella terza catenella con punto bassissimo. Questo sarà il risultato terminato il primo giro, 4 punti alti, 3 catenelle per 4 volte. Partiremo proprio da qui, dal primo punto alto. Faccio una catenella, mi inserisco nel primo punto alto e sostituisco con le 2 maglie basse. Vado a sostituire i prossimi 2 punti alti con 2 catenelle, 1 e 2. Riprendo il filo, salto i 2 punti che ho sostituito dalle 2 catenelle e vado nel quarto punto alto e qui
faccio un punto alto. Ci ritroviamo nello spazio di 3 catenelle. Qui faremo esattamente 2 punti alti, 3 catenelle di separazione sempre e altri 2 punti alti nello stesso spazio, 1 e 2. E abbiamo formato così il primo angolo. Subito dopo abbiamo il secondo gruppo di 4 punti alti. Nel primo facciamo un punto alto, poi facciamo 2 catenelle di separazione che vanno a sostituire i 2 punti alti centrali che andremo a saltare, filo sull'uncinetto e andiamo nel quarto e facciamo un punto alto. Dopodiché abbiamo nuovamente le 3 catenelle e realizziamo il secondo angolo, composto da 2 punti alti, 3 catenelle, 2 punti alti. Ripetiamo questo ultimo passaggio per gli altri 2 lati e poi completiamo il giro. Ovviamente completo il giro lavorando gli ultimi 2 punti alti, dopo averne fatti 2 più le 3 catenelle. 2, 3 catenelle, 2 punti alti. Adesso chiudo nel primo punto alto proprio come poco prima, con un punto bassissimo. Catenella e ripartiremo proprio dal primo punto alto. E da questo giro in poi, dal terzo fino agli altri, per un totale di 11 giri, andremo a lavorare un punto alto su ciascun punto alto e 2 catenelle dove ci sono 2 catenelle. Mentre negli angoli lavoreremo sempre 2 punti alti, 3 catenelle, 2 punti alti. Quindi ora rivediamo questo passaggio insieme e poi continuiamo per i prossimi giri sempre allo stesso modo. Entro nel primo punto e vado a sostituire il primo punto alto con le 2 maglie basse oppure con le 3 catenelle. Incontro le 2 catenelle e faccio 2 catenelle. Poi filo sull'uncinetto, ho i primi 3 punti alti e li vado a lavorare in maniera normale, un punto alto nei prossimi 3 punti. Ok, incontriamo le 3 catenelle per cui facciamo l'aumento, 2 punti alti, 3 catenelle, 2 punti alti. Ovviamente quando finiremo questo terzo giro, no? Andremo a chiudere nel primo punto alto e dobbiamo ripartire, cosa succede? Ripartiremo sempre dal primo punto alto, faremo le 2 catenelle e anziché andare a lavorare 3 punti ne lavoreremo 5 perché andremo sempre a lavorare i 2 punti dell'angolo, no? Quindi a questo giro ne abbiamo lavorati 3 e poi c'è l'aumento. Nel prossimo giro ne lavoreremo 5 più i 2 dell'angolo saranno 7. Ecco, spero che tutto sia chiaro, ma comunque è molto semplice. Fatto questo, vediamo insieme un lato e poi possiamo continuare da sole. Quindi ho 3 punti, vado a fare un punto alto su ciascun punto e 3, 2 catenelle di separazione, 3 punti, quindi un punto su ciascuno, 1, 2 e 3. Ho le 3 catenelle, quindi 2 punti alti, 3 catenelle, 2 punti alti e poi praticamente ripartiamo nuovamente dai punti alti che abbiamo successivi finché non andiamo a completare il quadrato. Avete visto? E dobbiamo continuare in questo modo per questo giro e per altri 8 per un totale di 11. Vi mostro meglio nel dettaglio. Quindi primo, secondo, terzo giro, noi ci troviamo esattamente qui. Nel quarto giro, come vi dicevo, andremo a lavorare 7 punti e poi l'angolo. Nel quinto giro lavoreremo 9 punti consecutivi più l'angolo.
nel sesto giro ne lavoreremo 11, nel settimo giro ne lavoreremo 13 e così via. Come notate, dove ci sono le catenelle rimangono sempre le 2 catenelle di separazione. In ciascun punto alto che abbiamo al di sotto lavoriamo sempre un punto alto, ricordandoci che in ciascun angolo dei 4 dobbiamo sempre lavorare 2 punti alti, 3 catenelle, 2 punti alti. È davvero uno schema semplicissimo e realizzate una mattonella da 25 cm in un attimo. Un unico appunto che devo farmi è che durante l'11° giro sono andata a lavorare tutti i punti, quindi dei punti pieni senza lasciare appunto lo spazietto delle 3 catenelle. Nei 4 angoli ho lavorato 7 punti alti e nello spazio delle 2 catenelle ho lavorato un punto alto su ciascuna catenella, in modo appunto da non avere una lavorazione traforata durante l'ultimo giro, che praticamente è quello di rifinitura che va comunque a chiudere la mattonella finale. E quando terminiamo la prima mattonella ne andremo a realizzare altre 2 per un totale di 3 mattonelle. E voilà, una volta terminati tutti i giri, questo poi sarà il risultato. Avete visto, è stato super semplice e veloce. Possiamo andare a tagliare il filo chiaramente e andare a chiudere con ago e filo. Mi inserisco nel secondo punto alto, non nel primo, così non realizziamo un asolo in più e il numero di punti che ci ritroviamo sul lato sarà uguale a tutti gli altri e 3 i lati. Mi inserisco al centro dell'ultimo punto e poi vado a bloccare il filo sul retro del mio lavoro, quindi passo tra le maglie. Poi faccio un nodino piccolino, così, faccio passare ancora il filo tra qualche maglia e poi tagliamo via l'eccesso. Ogni mattonella misurerà 25 cm x 25 cm. Oltre a realizzare questa in azzurro, ho realizzato questa in arancione e quest'altra lilla, quindi 3 colori diversi. Come avete visto ho anche la variante gialla perché con quella andrò ad eseguire le cuciture e probabilmente andremo a fare anche il manico. Ora vediamo un po'. Una volta fatto questo, la lavorazione risulterà piuttosto morbida. Io preferisco per questo modello non andare ad irrigidire i 3 pannelli. Nel caso voi vogliate irrigidire tutti e 3 i pannelli, vi suggerisco di utilizzare del feltro. Anche qui vi potete sbizzarrire con i colori o rimanere fedeli per ciascuna mattonella, quindi lilla, arancione, azzurro, oppure giocate con altri colori. Ritagliate 25 cm x 25 cm di feltro e andate a cucire il tutto sul retro del lavoro. Se andrete a cucire in maniera pulita e invisibile, potete saltare anche il passaggio della fodera, altrimenti potrete saltarlo ugualmente se cucite in maniera grossolana, e in questo caso andrete a realizzare una passamaneria da incollare lungo tutto il bordo. Questo passaggio ve l'ho mostrato nella round bag in Utah. Vi lascio questo tutorial nella i qui in alto, in questo modo riuscite a reperire quel tutorial dove mostro quel passaggio. Altrimenti, se anche a voi piace lasciare questo modello di borsa così morbido, passerete direttamente alla fodera. Io, per lasciare il tutorial piuttosto semplice, come andrò a foderare il mio progetto? Semplicemente andando a foderare pannello per pannello, quindi andrò a cucire ciascun quadrato di tessuto su ciascun pannello. Quindi ho scelto questo rosina per il lilla, il verdino lo metterò sul pannello arancione, così crea un po' di contrasto, anche perché ho a disposizione questo, mentre uno scampolo azzurro sul pannello azzurro. Bene, una volta foderati tutti e 3 i pannelli, come nel mio caso, possiamo andare a congiungerli e realizzare così il modello Masa. Vi ricordo che 3 pannelli misurano 25 x 25, quindi sì, 25, 25, perfetto. Lo stesso chiaramente vale per gli altri 2. Possiamo iniziare per esempio dal lilla, piego in 2 il primo pannello e lo lascio alla mia sinistra. L'arancione lo metto in basso, così piego l'altro pannello, l'azzurro, e lo metto alla mia destra in questo modo. Ed ecco qua il modello Masa, leggermente più grande di quello che ho realizzato tempo fa, di cui trovate il tutorial sempre qui sul canale. Dunque rieccomi qui perché ho cambiato idea. Come vedete dalle clip, inizialmente volevo cucire, ho cucito in realtà con ago e filo a zig zag dall'esterno, quindi dal fronte della borsa dei pannelli. Poi ho cambiato idea perché non mi piaceva. Allora ho pensato bene di andare a cucire direttamente con uncinetto
metto e filo sulla parte del rovescio. L'effetto mi piace molto di più e lo trovo un lavoro molto più pulito rispetto alla cucitura con ago e filo. Infatti basta mettere i due pannelli quadrati in questo modo, però al contrario, rovescio con rovescio, e andare a cucire a maglia bassissima uno e due lati. Una volta capovolto il lavoro, questo poi è il risultato. Chiaramente andremo a sistemare meglio la borsa in questo modo, per cui vi mostro cosa ho fatto. Ve lo mostro con l'altro pannello che devo andare a cucire. Dunque, per facilitare questo passaggio alle principianti consiglio di fare in questo modo, perché capisco benissimo che ci si può confondere non appena andiamo a cucire il tutto sul rovescio. Basta che prendete dei marcapunti e andate a segnare sempre il quarto punto, 1 2 3, no, il quarto, con il quarto che già l'ho bloccato, ecco, fate così, prendete un marcapunti e bloccate questo, prendete l'altro marcapunti e bloccate 1 2 3 il quarto, così davvero non vi potete sbagliare. Stessa cosa dall'altra parte, quarto punto con quarto punto già bloccato. Ok, una volta fatto questo sapete i lati esatti da andare a cucire. Andate a capovolgere il tutto. In questo modo state tranquille che non vi sbagliate, perché dovete andare a cucire questo lato con questo. Vado a prendere il mio filo, il mio uncinetto, faccio un cappio e in 2 minuti andate a cucire i due lati, piuttosto che fare questo passaggio con ago e filo dove dovete entrare, uscire e il filo poi si ingarbuglia un po'. Non lo so, come vi trovate meglio voi? Io mi trovo molto meglio così, è un metodo molto veloce e tra l'altro garantisce al progetto finale stesso un po' di profondità che non guasta. Quindi mi inserisco in questi due punti qui, li blocco intanto con l'uncinetto e poi per lavorare bene tolgo il marcapunti. Ho bloccato in questo modo, quindi entro nei punti successivi prendendo tutte le maglie, tutte le asole e vado a bloccare a maglia bassissima. I punti sono uguali per ciascun lato, quindi non dovete crearvi il problema di andare a contare le maglie. Entrerete sicuramente nei punti giusti. Quindi un punto bassissimo in ciascun punto e continuo così lungo tutto il lato e lungo il secondo lato. Non appena arriviamo al terzo marcapunti facciamo maglia bassissima, catenella, stacchiamo il filo e lo nascondiamo tra le cuciture. Stessa cosa faremo qui. Io lo nascondo in questo modo, per esempio ve lo faccio vedere, entro, ok, entro dalla parte opposta e tiro il filo. Lo blocco per un po' e poi lo taglio, tanto tranquille che non si sfila nulla. Bene, dopo aver cucito a maglia bassissima tutti e tre i pannelli, questo sarà il risultato. Come avete visto ho anche cucito la chiusura sui pannelli all'uncinetto. In questo modo ho nascosto anche ciascun angolo che si incontrava al centro, sia da una parte che dall'altra parte. Fatto questo possiamo capovolgere il nostro progetto, completo anche di chiusura, e possiamo andare a realizzare il manico. Io momentaneamente ne ho realizzato metà, ho fatto soltanto 46 righe a maglia bassa, agganciandomi direttamente sulle 7 maglie alte dell'angolo. Corrispondono, lavorate sempre con l'uncinetto numero 3, a 22 cm, quindi 22 più 22 siamo a 44 cm. Ho anche lasciato un po' di filo in eccesso perché mi servirà per andare a cucire l'altra metà. Faccio un cappio, mi aggancio esattamente nel primo punto alto dei 7 che si trovano nell'angolo e vado a fare 7 punti bassi. Quattro, 5, 6, 7. Poi faccio una catenella, giro il mio lavoro, giro soltanto l'angolo, non giro tutto il progetto e vado a fare 7 punti bassi e continuerò così per questa riga e per altre 44 righe, per un totale di 46 righe.
Anche qui la lunghezza del manico è personalizzabile, in base alle vostre esigenze la fate più o meno lunga. Tenete sempre in considerazione che è un cotone, quindi col tempo tenderà a cedere senz'altro, no? Quindi il consiglio che posso darvi è di mantenervi sempre qualche centimetro in meno. Io non mi creo questo problema perché andrò ad inserire all'interno della lavorazione un supporto, ovvero un cordoncino, come ho fatto una volta con la round bag Granny, quella tonda, no? Ho inserito quel cordoncino lì, stessa cosa farò anche per questo modello e dopo lo vedremo. Ultimo punto basso, 46esima riga, quindi faccio una catenella e stacco il filo. Questo lo vado a nascondere fin da subito sul retro del mio manico. Adesso, se vi ricordate, qui avevo lasciato un po' di filo in eccesso. Lo utilizzeremo per andare a congiungere questo manico con l'altro. Quindi faccio una catenella di sicurezza e sfilo, rovescio con rovescio in questo modo. Il numero di maglie è uguale, quindi entro in ciascun punto e inizio a cucire esattamente in questo modo. Ultimo punto con ultimo punto, se vi va potete sempre ritornare indietro, così rinforzate appunto la cucitura. Ok, quindi vado a bloccare il mio filo con un nodo e lo disperdo tra le maglie proprio come ho fatto poco prima. Ho cucito sul rovescio e questo è il risultato sulla parte del dritto. Adesso qui siete libere di andare a rifinire con un giro a maglia bassa sia da una parte che dall'altra parte, oppure se vi ritrovate anche voi del cordoncino di questo tipo lo andate a fissare all'interno, cucendo sempre con ago e filo in maniera semplicissima. In questo modo rinforzerete di gran lunga il manico. Una volta che andate a inserire all'interno gli oggetti, il manico stesso non cederà perché comunque c'è un supporto in più. Qui per esempio si potrebbe cucire anche a maglia bassissima, inserirsi in ciascuna riga di maglia bassa e lavorare il tutto a maglia bassissima. Penso proprio che farò così perché è il modo più veloce per andare a cucire il tutto, e in più facciamo una cosa diversa perché spesso vi mostro che faccio questa operazione con ago e filo. Facciamo un qualcosa di diverso, dai. Prendo sempre il mio gomitolo nella variante gialla, vado a fare un cappio, mi inserisco proprio nel primo punto basso al centro, però mi sa che cambio il numero di uncinetto. Passo all'uncinetto 2,5, entro nel primo punto basso prendendo sempre entrambe le asole e anche dall'altra parte. Ecco qui, in questo modo. Vedete, blocco tutto. Faccio passare il filo. Ok, e posso continuare con la mia cucitura. Passo nella seconda riga e nella seconda riga e chiudo maglia bassissima. Stessa cosa nelle righe successive. Avete in mente quando facciamo il giro a maglia bassa per definire il contorno di un pannello, di un fondo, no? Facciamo la stessa cosa, solo che qui andiamo a lavorare dei punti bassissimi. Ovviamente il mio cordoncino misura 44 cm, infatti è proprio dal cordoncino che ho preso le misure per realizzare il mio manico. In base al materiale che vi ritrovate a disposizione, al cordoncino o a qualcos'altro, vi potete regolare anche da lì. Comunque 44 cm per questo modello vanno più che bene. E continuo fino a bloccare tutto il mio cordoncino all'interno del manico che ho realizzato.
E voilà, questo qui è il risultato finale della borsa modello Masa. Io spero davvero che vi sia piaciuto e che vi sia sembrato anche facile, perché anche questo è molto importante. Secondo me è un progetto abbastanza facile da realizzare, lo schema per realizzare la mattonella è davvero super facile e veloce, basta realizzarne 3, come avete visto, realizzare delle maglie basse per il manico, mettere all'interno un supporto che si ha a disposizione a casa ed il gioco è fatto. Come avete visto ho anche impreziosito il progetto con questi fiorellini che secondo me ci stanno anche bene. Ne ho messo uno bianco qui e uno blu dall'altra parte. Non male come idea, se vi ricordate questi fiorellini sono proprio quelli realizzati in un tutorial precedente, l'ho realizzato qualche tempo fa, casomai ve lo lascio sempre nella i qui in alto. Così, se volete realizzare un fiorellino in maniera facile, super veloce, che vi può ritornare utile appunto per questi progetti del genere, lo trovate qui. La borsa ha una base da 34 cm per 35 cm. Anche questo un progetto super comodo, pratico da usare anche tutti i giorni e anche quest'estate. Avevo o non avevo ragione? Avete trovato questo progetto facile e veloce come vi avevo detto in anteprima? Beh, come sempre vi aspetto sotto al video nei commenti per sapere cosa ne pensate. Supportatemi anche con un bel pollice all'insù, mi raccomando. Se ancora non lo avete fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi le prossime novità, seguitemi anche su Facebook e su Instagram, mi raccomando. Vi ricordo che tutti i materiali che vi ho mostrato, che ho utilizzato, li trovate sullo shop online di Filati 3 Sfere. A questo punto vi ringrazio per essere stati anche oggi in mia compagnia, vi rinnovo l'appuntamento alla prossima settimana, un bacino a tutti!